Un viaggio indimenticabile nel cuore di Kathmandu. Partendo dal caos affascinante della città, esplori i tempi nascosti tra le stradine, incontri scimmie sacre e scopri i segreti di Pashupatinak, uno dei luoghi più sacri del Nepal. Tra spiritualità e tradizioni millenarie, ogni passo rivela una storia unica. Unitevi a me in questa immersione nella cultura nepalese. Inizio la giornata con una passeggiata tra le strade vivaci di Kathmandu. Le vie sono un'esplosione di suoni, odori e colori. La strada è sterrata. Ogni angolo racconta una storia. Le persone si muovono intorno a me, impegnate nella loro routine. Vedo venditori ambulanti che sistemano le loro bancarelle, mercanti che espongono spezie profumate e piccoli negozi di artigianato che affollano le strade. Camminando tra le strade di Kathmandu mi rendo conto di quanto mi sarebbe stata utile una moto in questo momento. Se fossi riuscito a noleggiarne una, avrei potuto spostarmi più facilmente, esplorando ogni angolo di questa città così affascinante. Invece sono qui a piedi e ogni passo diventa una scoperta, ma anche una piccola sfida. La città è vasta e una moto mi avrebbe dato un po' più di libertà. Seguendo lungo la strada, mi trovo davanti a un tempio particolare, situato su un cumulo di terra. Penso che sia un tempio buddista. È quasi sospeso sopra il livello della strada. Non sono di sicuro di cosa rappresenti esattamente o a quale tradizione appartenga. Mi sembra un luogo di preghiera e devozione. È affascinante, è un'aura di antichità che cattura lo sguardo. Accanto al tempio noto delle ruote di preghiera, che qui sono comuni nei luoghi spirituali, anche se non ne sono sicuro del loro significato preciso. So che girarle è un gesto che porta benedizioni. Mi prendo un momento per girare anch'io, rispettando il silenzio che avvolge questo luogo.
Ogni tempio, ogni angolo di Kathmandu sembra avere una storia che sfugge alla comprensione immediata, ma invita a fermarsi, a riflettere. Mi fa sentire come un esploratore in cerca di significati e sensazioni che non troverei altrove. Qui mi fermo per un po' di tempo e mi riposo. Riposino. Eccomi qui. Ora mi metto in fila per prendere il biglietto d'ingresso al tempio di Pashupatinath. Un luogo straordinario, uno dei più sacri del Nepal, è dedicato a Shiva, uno dei principali dei dell'induismo. Anche se vedo i locali entrare liberamente, i visitatori stranieri devono acquistare un biglietto da 1000 rupie. Mentre aspetto, ho il tempo di osservare la vita intorno a me. Gruppi di pellegrini, famiglie, monaci in meditazione, tutti sembrano animati da una profonda devozione e rispetto per questo luogo. Una volta dentro, mi trovo circondato da una serie di piccoli templi e santuari, ognuno dedicato a una diversa manifestazione di Shiva e di altre divinità indù. Ovunque l'incenso brucia, creando un'atmosfera carica di spiritualità. Tra le figure che si distinguono ci sono i sadhus, asceti vestiti di arancione e giallo, con il viso dipinto di bianco e giallo, impegnati nella meditazione e in vari rituali. Alcuni di loro sono lì da anni, lontani dal mondo moderno e sembrano quasi figure fuori dal tempo. Ho visto già abbastanza. Ho visto già abbastanza. E faccio un giro così, vecchio. No, thank you. Maybe later. Again,
Una delle scene più impressionanti di Pashupatinath è quella del fiume Bagmati, considerato sacro dall'Indù. Qui, lungo le sponde, si svolgono i riti di cremazione, un momento solenne e rispettoso per le famiglie che dicono addio ai propri cari. Gli anziani del luogo raccontano che il Bagmati è il Gange del Nepal, è proprio come sul Gange. Il suo significato religioso è immenso. Cammino lungo la riva, osservando il fumo che sale e i fedeli in preghiera. Man mano che mi addentro nel tempio, rimango colpito dall'architettura. Gli edifici sono adornati con incisioni dettagliate e rappresentazioni simboliche della mitologia induista. Ogni pietra sembra avere una storia da raccontare. I tetti a pagoda, le statue in legno e in pietra, le colonne e le decorazioni in metallo dorato riflettono secoli di storia e tradizioni. Pashupatinath è stato costruito nel V secolo, ma nel corso dei secoli è stato ampliato e restaurato, diventando quello che vedo oggi, un vero e proprio labirinto di edifici sacri e simboli religiosi. Questo tempio non è solo un luogo di culto, è un centro sociale e culturale per il Nepal. Oltre ai pellegrini, vedo artigiani, commercianti, musicisti e famiglie che si radunano qui per celebrare festività e per pregare semplicemente, per trascorrere del tempo in un luogo di pace. La presenza dei fiori, degli incensi e delle offerte rende questo luogo sempre vivo, un punto di incontro tra il sacro e il profano. Salgo lentamente per le scalinate, respirando l'atmosfera unica di questo luogo sacro. Ogni scalino mi avvicina sempre di più alla cima e, lungo il cammino, incontro numerosi piccoli templi, quasi nascosti tra gli alberi. Questi templi sono dedicati a varie divinità e custodiscono storie antiche scolpite nella pietra e nei dettagli delle sculture. Man mano che salgo, il paesaggio intorno a me cambia e inizio a vedere alcune scimmie che si arrampicano sugli alberi e sui templi. Qui è normale incontrare scimmie. Sono considerate sacre e fanno parte della vita quotidiana di Pashupatinath. Alla fine arrivo in cima, dove c'è una vera e propria comunità di scimmie che vive liberamente in mezzo alla gente. Più avanti vedo alcuni venditori locali che offrono frutta ai visitatori. La gente compra banane e altri frutti per donarle alle scimmie. È un momento di interazione tra uomini e animali, un gesto di rispetto e connessione con la natura. Le scimmie sono vivaci, si avvicinano senza paura per prendere il cibo e molte persone sembrano felici di poter offrire loro qualcosa. Resto per qualche minuto a osservare questo spettacolo. È un'immagine di pace e armonia in un luogo così spirituale. Prima di uscire mi fermo ancora una volta a guardarmi intorno. Pashupatinath
non è solo un tempio, è un microcosmo della spiritualità e della cultura nepalese, dove la vita e la morte si intrecciano in un rituale continuo. Qui tutto ha un ritmo più lento, come se il tempo avesse un significato diverso. È un luogo che trasmette un profondo senso di serenità e che invita a riflettere sulla vita, sulla fede e su cosa significa veramente essere in un luogo così sacro. Inizio il mio cammino di ritorno verso il centro della città, godendomi la tranquillità del momento. Ogni tanto mi fermo ad ammirare i piccoli templi lungo la strada. Ce ne sono così tanto, ognuno con dettagli unici. Mi piace osservare queste strutture antiche che raccontano storie di fede e cultura custodite in ogni scultura e ornamento. A ogni angolo trovo qualcosa che merita attenzione. Ogni tempio sembra raccontare una storia. Cammino ancora un po', concludendo la giornata fra scoperte e riflessioni sui luoghi visitati. Alla fine sento il bisogno di fare una pausa, ho camminato a lungo, è ora di tempo di fermarmi per un pasto. Entro in un locale e ordino qualcosa di tipico per concludere questa giornata intensa. È stata una giornata piena di emozioni e scoperte, pronto a ripartire domani con nuovi luoghi da esplorare.